Ducati Street Fighter 848, sorella minore della Street Fighter 1098, considerata da tantissimi motociclisti troppo potente, troppo poco sfruttabile per strada con i suoi 155 cavalli. In Ducati questo l'hanno capito e hanno creato l'848. Con un prezzo più umano, quasi 3.000 euro in meno, l'estetica che è identica, ci sono tanti piccoli cambiamenti come per esempio il manubrio più alto di 22 mm e questo motore da 132 cavalli, l'erogazione è stata addolcita ma sfrutta sempre la tecnologia testa stretta 11 gradi che è la stessa del multistrada e del Diavel che gli permettono di avere una bella coppia piena già dai bassi regimi. Abbiamo poi tante piccole chicche come per esempio il coperchio frizione e alternatore in magnesio come nella 1198 per risparmiare peso, una frizione a bagno d'olio più leggera di 1 kg rispetto a quella a secco, telaio classico a traliccio, un peso di 169 kg a secco, una forcella da 43 mm Marzocchi completamente regolabile, dietro invece troviamo un monoammortizzatore, anche questo completamente regolabile della Sachs che lavora in accoppiata col nuovo forcellone monobraccio. E poi l'impianto frenante che è un classico perché troviamo sempre le pinze Brembo da 4 pistoncini con i dischi da 320 mm e dietro sempre Brembo 2 pistoncini con il disco da 245 mm. Ha il DTC, il Ducati Traction Control che è settabile su 8 livelli e anche il DDA, il Ducati Data Analyzer che va preso come accessorio a parte, quindi pagare per sapere tutti i vostri cavoletti una volta che siete usciti dalla pista. È sicuramente una moto che ha carattere sia per quello che concerne l'estetica, che a me piace tantissimo, mi fa impazzire, e anche di motore, e dicono che devi avere anche un bel po' di esperienza per saperla gestire bene. Io sono curiosissimo perché ne ho sempre voluto provare una, anche perché quando ho venduto l'Hypermotard la Street Fighter era una delle papabili, stavo lì, guardavo annunci, soltanto che poi dopo non sai bene come ti ci trovi perché è una naked ma è anche una sportiva perché c'ha 132 cavalli e quindi poi alla fine ho detto vabbè allora mi faccio la sportiva, però sono sempre rimasto con quella voglia, con quella curiosità di provarla e oggi finalmente ci togliamo questo sfizio. Eccoci qui, siamo con Alessio, il proprietario della Street Fighter. Ciao. Tu la vedete così, no? E dici sembra grossa, enorme, pure quando la vedete online sulle foto. Se poi invece la guardate da dietro, quanto è piccoletta, è strettissima. Che cosa abbiamo fatto, oltre allo scarico mivone che vedo doppio bellissimo? Allora, manubrio con una piaga un po' più bassa rispetto all'originale. Ovviamente gli scarichi come ha detto Lorenzo. Soltanto silenziatore o è anche... Solo silenziatore. Solo silenziatore, ok. Filtro dell'aria K&N Racing. Ovviamente ho fatto rimappare tutto quanto. Pignone e corona. Ho messo un pignone con un dente -1 perché è un po' più sfruttabile pure in città. Galvario, pedane? No. Pedane, ho cambiato le pedane. Ok, frecce e poi Frecce, modifiche d'estetica. Sono contentissimo oggi di poterla provare. Sale Mansella. Non sembra ma altina. No, non è altina, no. Ma porca miseria, non c'è niente davanti. Ma che sensazione strana. Ovviamente è tutto disattivato. Come tutto disattivato? No, attiva. Ma come attiva? Ma sì, attivalo. Ma che scherzi? Le cose vanno provate in sicurezza, magari al minimo. Mica sto in pista, oh. È abbastanza complicato descrivere la sensazione di essere in sella a questa Street Fighter 848 perché è piccola. Io ho questo serbatoio mini, piccolissimo, minuto, non so se si capisce tramite la GoPro quanto è piccolino, e anche le gambe stanno quasi, cioè si toccano, e questo ti dà un ottimo feeling, oltre alla sensazione di poterla buttare sinistra e destra con estrema facilità. La sella è bella dura e questo sicuramente porta ad infastidire là sotto alle lunghe, e già mi sto praticamente a squagliare la caviglia destra perché c'è il collettore che passa esattamente lì. Tra l'altro non c'è manco il paracalore perché Alessio ha detto che al momento lo ha tolto, e la differenza si sente, emana un calore terrificante. La immaginavo leggermente più morbida, invece le buche le sentiamo abbastanza. Questo però ci faciliterà nel guidato perché abbiamo una moto più duretta e reattiva. Essendo caricata sul davanti, tutto il peso va a gravare sui polsi e si sente abbastanza. Inoltre tendiamo sempre a scivolare con il sedere verso il serbatoio. Tu ti rimetti dietro e dopo un po' ti ritrovi attaccato con i testicoli addosso al serbatoio e non è piacevolissimo. Soffre un bel po' di on-off, però insomma è un bicilindrico, quindi ce lo aspettiamo. Fulmine e poi via, si esce fuori dalle curve con una spinta terrificante. Piano, se no facciamo zombetto. Allora,
Allora, dopo l'approccio iniziale, che sei un po' disorientato perché stai bello alto e quindi prendere e buttarsi giù, diciamo con il ginocchio, mette un po' di timore, ma poi capisci che la moto sta lì, ferma, stabile, non si muove, buona la percorrenza, almeno che non prendi qualche dosso o buca, lì si scompone un pochettino. I cambi di direzione sono veramente divertentissimi, facili, e poi dopo in uscita senti questo bicilindrico che ha veramente tanta grinta, veramente tanti cavalli che spingono. Il freno dietro è praticamente inesistente, ma appunto perché è così poco efficace credo sia un problema soltanto di questa moto, magari va effettuato uno spurgo. Il freno anteriore invece mi piace, ma lo sento poco incisivo nella parte iniziale della frenata, ne vorresti un po' di più, quindi tu vai a eseguire una pressione maggiore, ma in corso d'opera ti chiedi: è forse troppo? Quindi basta soltanto probabilmente prenderci la mano e capirlo per bene. Partenza da fermo su questa bestiaccia e cerchiamo di gestire la grande coppia che ha. Grande spinta, motore che entusiasma, ma soprattutto la cosa più importante di tutto è che non mette paura. Anche se spingi, anche se senti che c'è questa coppia enorme, fai strada. È assolutamente più comodo di una sportiva, ma se è la comodità quella che state cercando in una moto, questa forse non è quella che fa per voi, perché non potete paragonarla ad altre naked del settore. Questa è sicuramente più scomoda. Prova ad alta velocità, vediamo se ci dà qualche problemino. Estrema sorpresa perché non pensavo che andasse così, va pure troppo, va troppo per la protezione all'aria che abbiamo. Che motore, non me l'aspettavo. Quando non riesci a stare vicino alla moto, quando scasi al limitatore, sai che il sound è giusto. Ragazzi, il video termina qui e questo test è l'ulteriore conferma che una moto, prima di capirla per bene, prima di dare le proprie impressioni, bisogna provarla, bisogna averla tra le gambe, perché io per esempio sono sempre stato appassionato della Street Fighter, la volevo, mi è sempre piaciuta, ma non avevo mai effettivamente capito quanto fosse agile, quanto fosse piccolina, snella, stupito anche dal motore perché non immaginavo minimamente andasse così tanto. Poi ovviamente scarico, filtro e la mappatura fatta da Emoto fanno la loro parte. Io spero che il video vi sia piaciuto, se così fosse lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina e noi ci vediamo come sempre al prossimo. Ciao! Piccolo aneddoto successo durante il test ride: mi fermo per cambiare batteria all'ombra, mi accuccio dietro la moto che c'avevo lo zaino, metto la batteria, mi rialzo e a un certo punto mi sento di: ma rimortacci tu, ma che sei matto, mi ha fatto piano infarto. Ho fatto che è successo? Ma pensavo che arriva tutta l'animaccia tua, ma tu sei matto così mi viene infarto. Me l'ha detto non si sa quanto, intanto lui se n'è andato, io sono rimasto con questa faccia. Per cui la morale è: non cambiate batteria, accucciati dietro la moto all'ombra, se no arrivano una marea di insulti.